Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Airflusal Forspiro Sandoz SPA. Ultimo aggiornamento. 2 novembre 2021. Cosa Airflusal Forspiro? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Airflusal Forspiro durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cosa Airflusal Forspiro? Airflusal Forspiro è un farmaco a base del principio attivo salmeterolo più fluticasone, appartenente alla categoria degli adrenergici respiratori e nello specifico adrenergici in associazione con corticosteroidi o altri farmaci, escluso anticolinergici. È commercializzato in Italia dall'azienda Sandoz SPA. Airflusal Forspiro può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Airflusal Forspiro 50 mcg/500 mcg. Dose di polvere per inalazione 60 blister monodose. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Sandoz SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: salmeterolo più fluticasone. Gruppo terapeutico: adrenergici respiratori. Forma farmaceutica: polveri orali. Indicazioni: asma. Airflusal Forspiro è indicato nel trattamento regolare dell'asma quando l'uso di un prodotto di associazione, I2, agonista a lunga durata d'azione e corticosteroide per via inalatoria, appropriato. In pazienti che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con I2, agonisti a breve durata d'azione usati a Eurosal bisogno Euro-S per via inalatoria. Oppure in pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria sia con I2, agonisti a lunga durata d'azione. Broncopneumopatia cronica ostruttiva, BPCO. Airflusal Forspiro è indicato per il trattamento sintomatico di pazienti con BPCO, con una FeV1 60% del normale previsto, pre-broncodilatatore, ed una storia di riacutizzazioni ripetute, che abbiano sintomi significativi nonostante la terapia regolare con broncodilatatori. Posologia. Modo di somministrazione. Airflusal Forspiro deve essere impiegato esclusivamente per uso inalatorio. I pazienti devono essere informati che Airflusal Forspiro deve essere assunto giornalmente, per ottenere il miglior beneficio, anche quando non presentano sintomi. I pazienti devono essere sottoposti ad una verifica medica regolare della loro condizione, in modo da garantire che il dosaggio assunto di Airflusal Forspiro rimanga ottimale e venga modificato solo su indicazione medica. La dose deve corrispondere alla dose PA bassa con la quale viene mantenuto un efficace controllo dei sintomi. Quando il controllo dei sintomi viene mantenuto con il dosaggio PA basso della combinazione somministrato 2 volte al giorno, allora il passo successivo può comportare, a titolo di prova, la somministrazione del solo corticosteroide inalatorio. In alternativa, i pazienti che richiedano una terapia con un I2, agonista a lunga durata d'azione, possono passare al trattamento con Airflusal Forspiro somministrato una volta al giorno se, a giudizio del medico, esso costituisca una terapia adeguata per mantenere il controllo della malattia. In caso di somministrazione giornaliera la dose deve essere assunta alla sera se il paziente ha precedenti di sintomi notturni e dal mattino qualora il paziente abbia precedenti di sintomi prevalentemente diurni. Deve essere prescritta la formulazione di Airflusal Forspiro contenente il dosaggio di fluticasone propionato appropriato per la gravità della patologia. Se per un paziente si rende necessaria la somministrazione di dosaggi al di fuori di quelli consigliati, dovranno essere prescritte dosi appropriate di I2, agonista o corticosteroide. Posologia. Dose raccomandata. Asma. Adulti ed adolescenti dai 12 anni di età in su. Un'inalazione da 500 microgrammi di fluticasone propionato e 50 microgrammi di salmeterolo 2 volte al giorno.
In adulti o adolescenti con asma persistente moderata, definiti come pazienti con sintomi giornalieri, uso giornaliero del farmaco al bisogno per la risoluzione rapida dei sintomi e limitazione del flusso respiratorio da moderata a grave, per i quali è essenziale un raggiungimento rapido del controllo dell'asma, può essere presa in considerazione una terapia iniziale di mantenimento con airflusalforspiro per un breve periodo di prova. In questi casi, la dose iniziale raccomandata è di una inalazione di 100 microgrammi di fluticasone propionato e 50 microgrammi di salmeterolo 2 volte al giorno, somministrati come dose singola o in combinazione. Una volta che sia stato raggiunto il controllo dell'asma, il trattamento deve essere riverificato valutando l'opportunità di ricondurre la terapia del paziente al trattamento con il solo corticosteroide inalatorio. È importante tenere sotto controllo regolarmente il paziente una volta che si sia proceduto a ridurre la terapia all'impiego del solo corticosteroide inalatorio. Non è stato dimostrato un evidente beneficio in confronto alla sola terapia con fluticasone propionato somministrato per via inalatoria, impiegato come terapia iniziale di mantenimento, quando uno o due dei criteri di gravità sopra descritti non sono soddisfatti. In generale la terapia con corticosteroidi inalatori resta il trattamento di prima linea per la maggior parte dei pazienti. Airflusalforspiro non è indicato per il trattamento iniziale dell'asma lieve. Il dosaggio di salmeterolo/fluticasone propionato 50 microgrammi/100 microgrammi non è appropriato in adulti e bambini con asma grave. In pazienti con asma grave si raccomanda di stabilire il dosaggio appropriato di corticosteroide inalatorio prima di impiegare una qualsiasi associazione fissa. Nel caso di dosaggi che non possono essere ottenuti con airflusalforspiro, sono disponibili in commercio medicinali con altri dosaggi di salmeterolo/fluticasone. BPCO adulti. Un'inalazione di 500 microgrammi di fluticasone propionato e 50 microgrammi di salmeterolo 2 volte al giorno. Gruppi speciali di pazienti. Non è necessario aggiustare la dose in pazienti anziani oppure nei pazienti con danno renale. Non vi sono dati disponibili sull'uso di airflusalforspiro in pazienti con compromissione epatica. Popolazione pediatrica. Asma. Airflusalforspiro non deve essere usato nei bambini. BPCO. Airflusalforspiro non deve essere usato nei bambini e negli adolescenti. Istruzioni per l'uso. È necessario mostrare ai pazienti come utilizzare l'inalatore di airflusalforspiro e verificare periodicamente che lo utilizzino in modo corretto. L'inalatore contiene 60 dosi di medicinale in forma di polvere in una strip di alluminio avvolta a spirale. L'inalatore ha un contatore di dosi che indica quante dosi sono rimaste attraverso un conto alla rovescia da 60 a 0. Quando saranno rimaste solo le ultime 10 dosi, i numeri saranno su sfondo rosso. L'inalatore non è riutilizzabile, deve essere gettato quando è vuoto e sostituito con uno nuovo. Prima di utilizzare l'inalatore, aprire lo sportello trasparente dello scomparto laterale. Rimuovere la strip di alluminio dallo scomparto laterale strappandola attentamente per tutta la lunghezza contro i denti dello scomparto laterale, come mostrato nella figura sotto. La strip non deve essere tirata o strappata. Chiudere lo sportello dello scomparto laterale e gettare la strip già utilizzata. Nota: durante l'utilizzo dell'inalatore, la strip utilizzata riempirà gradualmente lo scomparto laterale. Le strip di alluminio con barre nere non contengono il medicinale. Alla fine le sezioni numerate della strip appariranno nello scomparto laterale. Non devono accumularsi più di 2 sezioni di strip di alluminio nello scomparto laterale in quanto l'inalatore potrebbe incepparsi. La strip deve essere rimossa con cura, come sopra indicato, e smaltita in modo sicuro. Utilizzo dell'inalatore. L'inalatore deve essere tenuto tra le mani, come mostrato nelle figure. Apertura. Aprire il coperchio di protezione, tirando verso il basso per esporre il boccaglio. Controllare il contatore delle dosi per vedere quante dosi sono rimaste. Preparazione della dose. Sollevare il bordo della leva bianca. Lo scomparto laterale deve essere chiuso. Nota: la leva bianca deve essere sollevata solo quando il paziente è pronto ad inalare una dose del medicinale. Se il paziente ha Euro S con la leva bianca sprecherà dosi di medicinale. Apertura.
Tirare completamente la leva bianca fino in fondo e finché copyright non si sente uno scatto. Questa azione porta una nuova dose in posizione con il numero in alto. Chiudere. Chiudere quindi la leva bianca completamente finché copyright non ritorna nella posizione iniziale, producendo uno scatto. L'inalatore è ora pronto per essere usato immediatamente. Inalazione della dose. Il paziente deve espirare completamente stando lontano dal boccaglio dell'inalatore. Non deve respirare mai direttamente nell'inalatore in quanto ciò potrebbe influire sulla dose. Tenere l'inalatore in orizzontale con il coperchio di protezione rivolto verso il basso. Chiudere le labbra saldamente attorno al boccaglio. Il paziente deve inspirare in modo costante e profondamente attraverso l'inalatore, non attraverso il naso. Allontanare l'inalatore dalla bocca e trattenere il respiro per 5-10 secondi o fino a quando si riesce a farlo senza disagio. Successivamente, il paziente deve espirare lentamente, ma non nell'inalatore. Richiudere il coperchio di protezione sul boccaglio. Risciacquare la bocca con acqua, che deve poi essere sputata. Questo può aiutare a prevenire lo sviluppo di infezioni fungine in bocca e la raucedine. Pulizia. L'esterno del boccaglio deve essere pulito con un panno asciutto e pulito se necessario. L'inalatore non deve essere smontato per pulirlo o per qualsiasi altro scopo. Le parti dell'inalatore non devono essere pulite con acqua o salviettine umidificate in quanto l'umidità può influire sulla dose. Non inserire mai spilli o altri oggetti appuntiti nel boccaglio o in una qualsiasi altra parte, in quanto ciò potrebbe danneggiare l'inalatore. Controindicazioni. Ipersensibilità ai principi attivi ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Airflusalforspiro non deve essere usato per il trattamento della sintomatologia acuta dell'asma per la quale è necessario un broncodilatatore a rapida insorgenza ed a breve durata d'azione. I pazienti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. I bloccanti adrenergici possono indebolire o antagonizzare l'effetto di salmeterolo. Devono essere evitati i bloccanti selettivi e non selettivi, a meno che non sussistano ragioni che costringano. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Airflusalforspiro insieme ad altri farmaci come Aeurosatazanavir Accorda Euro, Aeurosatazanavir Dottor Redisa Euro, Aeurosatazanavir Crica Euro, Aeurosatazanavir Milana Euro, Aeurosatazanavir Sandoza Euro, Aerosberunavir Accord, compresse rivestite a Euro, Aerosberunavir Aurobindo, compresse rivestite a Euro, Aerosberunavir Dottor Reddis, compresse rivestite a Euro, Aerosberunavir Ga Euro, Aerosberunavir Crica, compresse rivestite a Euro, Aerosberunavir Milan, compresse rivestite a Euro, Aerosberunavir Sandoz, compresse rivestite a Euro, Aerosberunavir Teva a Euro, Aerosberunavir Zentiva a Euro, Aerosevotazza Euro, Aerosgenboia a Euro, Aerositraconazolo Doc Generica a Euro, Aerositraconazolo Ega Euro, Aerositraconazolo Milan Generics a Euro, Aerositraconazolo Sandoza Euro, Aerositraconazolo Teva a Euro, Aerositragerma Euro, Aeroscaletra, compresse rivestite a Euro, Aeroscaletra, soluzione a Euro, Aeroschetoconazolera a Euro, Aeroschetonova a Euro, Aeroslopinavir Ritonavir Accorda a Euro, Aeroslopinavir Ritonavir Milan a Euro, Aerosnezoblu a Euro, Aerosnezoral, crema a Euro, Aerosnezoral, shampoo a Euro, Aerosnorvir, compressa rivestita a Euro, Aerosnorvir, polvere per sospensione a Euro, Aerosprezzista, compressa a Euro, Aerosprezzista, sospensione a Euro, Aerosriataz, capsula a Euro, Aerosrizolsta a Euro, Aerosritonavir Milan a Euro, Aerosritonavir Sandoza Euro, Aerospendora Euro, Aerosporandox, capsula a Euro, Aerosporandox, soluzione a Euro, Aerostribilda Euro, Aerosintuzza Euro, Aerostrazzera Euro, Aerostriasporin, capsula a Euro, Aerostriasporin, soluzione a Euro, eccetera.
Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Airflusal Forspiro durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Airflusal Forspiro durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Una moderata quantità di dati su donne in gravidanza, fra 300 e 1000 esiti di gravidanza, indica nessuna tossicità relativa a malformazioni o tossicità feto-neonatale da parte di salmeterolo. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Airflusal Forspiro non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Poiché copyright Airflusal Forspiro contiene salmeterolo più fluticasone propionato, la tipologia e la gravità delle reazioni avverse associate a ciascuno dei due componenti possono essere previste. Non si osserva incidenza di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Dagli studi clinici condotti non sono disponibili dati circa il sovradosaggio con Airflusal Forspiro, tuttavia si riportano di seguito i dati disponibili sul sovradosaggio con entrambi i farmaci. I segni ed i sintomi del sovradosaggio di salmeterolo sono vertigini, aumento della pressione arteriosa sistolica, tremore, cefalea e tachicardia. Se la terapia con Airflusal Forspiro deve essere interrotta a causa di sovradosaggio della componente beta agonista del farmaco, si deve prendere in considerazione la necessità di adottare un'appropriata terapia steroidea sostitutiva. Inoltre si può verificare ipokaliemia e pertanto devono essere monitorati i livelli di potassio sierico. Deve essere presa in considerazione la somministrazione addizionale di potassio acuto. L'inalazione acuta di fluticasone propionato in dosi superiori a quelle raccomandate può condurre ad una soppressione temporanea della funzionalità surrenalica. Ciò non richiede l'adozione di misure di emergenza in quanto la funzionalità surrenalica viene recuperata in alcuni giorni come dimostrato dalle misurazioni del cortisolo plasmatico. Sovradosaggio cronico di fluticasone propionato somministrato per via inalatoria. La riserva surrenalica deve essere monitorata e il trattamento con corticosteroidi sistemici può essere necessario. Quando stabilizzato, il trattamento deve essere continuato con un corticosteroide inalatorio alla dose raccomandata. Fare riferimento al paragrafo 4.4. Rischio di soppressione surrenalica. In caso di sovradosaggio acuto e cronico da fluticasone propionato, la terapia con Airflusal Forspiro può essere continuata ad un dosaggio idoneo al controllo dei sintomi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie. Adrenergici in combinazione con corticosteroidi o altri farmaci, escluso anticolinergici. Codice ATC. R03H06. Meccanismo di azione. Airflusal Forspiro contiene salmeterolo, proprietà farmacocinetiche. Ai fini delle valutazioni di farmacocinetica ciascuno dei due componenti può essere considerato separatamente. Salmeterolo. Il salmeterolo agisce localmente nel polmone e pertanto livelli plasmatici non sono indicativi dell'effetto, dati preclinici di sicurezza. Negli studi sull'animale in cui il salmeterolo oxinafoato ed il fluticasone propionato sono stati somministrati separatamente, i soli elementi di rilievo per la salute umana erano gli effetti associati ad elenco degli eccipienti, lattosio monoidrato, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Airflusal Forspiro base di salmeterolo più fluticasone sono Aliflus discus, Biscus, salmeterolo e fluticasone DOC generici, Seretide discus. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.